Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Oggi faremo un esperimento che piace tanto, ci piacciono gli esperimenti, facciamoli. Per iniziare è iniziato il bel tempo per me, ossia è un po' freschino, non è caldo, io somiglio più a un vichingo che a un italo argentino. Questo è il clima ideale per me per iniziare a far lavorare il cervello. Oggi andremo a vedere come installare sulla Steam Deck Windows 10 o 11 su micro SD senza bisogno di accrocchi e roba varia. È un sistema che mi ha suggerito un utente che è passato tra i commenti di nome Egan Algar. Scusatemi se lo dico male, ma sono ignorante che puzzo. E adesso andiamo effettivamente a farlo, anche perché sono curioso anch'io. Insomma, bello, andiamo. Per prima cosa andiamo nella pagina del download di Windows 10 o 11. Io vi lascio il link a entrambi, magari, così scegliete la versione che preferite. Poi andate in download dell'immagine ISO, seleziona il download, Windows 11 multi ISO, sì, tutto bellissimo, scarica. Scegli la lingua, dov'è? Italiano, conferma. I link sono validi da 18, sì, va bene, ok. Eccolo qua. E scarichiamo. Una volta scaricato la ISO di Windows 10 o 11 che abbiate scelto, scarichiamo Rufus. Una volta fatto questo, prendete la vostra micro SD, consigliano una da 128 giga, io l'ho presa da 256 per stare sicuro a installarci più o meno quello che voglio. Vi lascio il link in descrizione col mio link referral se volete darmi una manino e la dovete comprare anche voi, almeno mi date una manino per il canale. Io la inserisco all'interno del suo adattatore da micro SD a SD e la inserisco all'interno del mio lettore di schede. Poi, una volta fatto questo, avviamo Rufus. Questa è la nostra micro SD, immagine ISO, seleziona, Windows 11, Windows to go, ricordate di mettere Windows to go, lasciate tutto come sta e fate avvia. Scegliete la versione di Windows 11 che volete utilizzare, io utilizzerò la Pro, qui lasciate tutto come sta e avviate. Ok, la creazione dell'unità, diciamo, ha portato via parecchio tempo, più di mezz'ora, 40 minuti, giù di lì, e qui facciamo chiudi. Ora, andiamo sul sito della help della Steam Deck e scarichiamo i driver per Windows, tutti questi. Adesso che ce li abbiamo tutti nella nostra cartella download, facciamo estrai. Bene, adesso che ce li abbiamo tutti estratti e assicuratevi di averli estratti tutti, creiamo una nuova cartella, la chiamiamo drivers e ci mettiamo tutta la robina che abbiamo estratto. Apriamo la nostra micro SD che abbiamo creato e ci mettiamo questa cartella drivers all'interno. Una volta copiati i driver all'interno della cartella, espellete e andiamo al sodo della faccenda. La parte noiosa dovrebbe essere finita. Per iniziare assicuratevi che la Steam Deck sia aggiornata all'ultima versione, poi spegnetela. Perfetto, è spenta. Estraete un eventuale micro SD che avevate già e inserite quella con Windows che abbiamo appena creato. Per accenderla tenete premuto volume meno e accendete. Sentite il beep, ecco qua, e andiamo a selezionare dove farla partire. Ecco qua, SD card. Ecco che già iniziamo a esserci con qualcosa di windowsoso. Vedete che c'è il robino che gira? Ah sì, vi devo dire la gran cosa bella. L'installazione avviene in portrait.
Ok, qui andiamo nel vivo dell'installazione. Vediamo un po', riesco a muovermi col mouse. Così si va all'ingiù, così si va da questa parte. Allora abbiamo detto che così si va all'ingiù. È difficile ragionare al contrario. Tac, tac. Ok, col tasto destro, il grilletto destro date sì, ok, cioè insomma clic sinistro. Aggiungere un altro layout di tastiera, io faccio ignora, ma se ne avete bisogno aggiungetelo. Io adesso vi dico che non ho internet, non mi va di farvi vedere tutti gli aggiornamenti, tutta la roba. Sì, sì, ho letto tutto, accetto tutto, non ti preoccupare. Accessibilità, tastiera su schermo. Devo andare in qua, poi all'insù, ok. Lag. Lag deck, guarda quanto sa di professional. Successivo, immettere una password successivo. Non la sto neanche a mettere la password. Solo obbligatori, no. Io metto tutto no nel dubbio, Poi scegliete voi cosa volete. No, solo un momento. Ciao, ciao. Preparativi in corso. Stanno mettendo i festoni, preparando i fuochi d'artificio, tutta la roba per me, hai capito? L'operazione può richiedere alcuni minuti. Non spegnere il PC. Bene. Ah, assicuratevi che la batteria sia carica, almeno un 65-70%. Ok, Windows è installato. Adesso andiamo su impostazioni, eccolo lassù. Opa, opa, giù. Questa mi è un po' in mezzo. Schermo, orientamento schermo, orizzontale. Ah, era una fatica ragionare al contrario. Poi fatto questo, andate in impostazioni, personalizzazione, scorrete in fondo, barra delle applicazioni, andate giù e attivate la tastiera virtuale. Così, se avete bisogno della tastiera, come per esempio per cercare, cliccate la tastiera virtuale e iniziate a scrivere. Successivamente andiamo in esplora risorse, questo PC, e andiamo in C. Apriamo la cartella drivers e iniziamo a installare tutti i drivers. Per l'APU dovete installare questo setup. Sì. E i driver della scheda video sono installati. Poi torniamo indietro, i driver per l'hub della micro SD, setup, esegui, sì, avanti, riavviare più tardi, torniamo indietro, Bluetooth, installiamo il driver Bluetooth, install driver che è un BAT, CMD, vabbè, sì, driver wifi anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma eseguiamolo, sì, fine. Poi installiamo il driver audio. Il primo deve essere questo, CS35 eccetera eccetera. A questo file che è l'inf, tasto destro, proprietà, vedete? È l'inf, c'è scritto, comunque voi non lo vedete perché... Oh, però guardateci, fate installa. E vi fa schermata blu. Bello, no? Ho letto che è un problema del driver per Windows 11 dopo un aggiornamento di Windows 11 finché non c'è un driver apposito, quindi drivers. Proviamo a installare il secondo. Sempre sull'inf, tasto destro, installa. Operazione completata. Ok, nessun dispositivo di output trovato, quindi niente audio. Proviamo a riavviare.
Ok, l'audio non ce l'abbiamo al momento, nessun dispositivo audio trovato, quindi è un problema che ho letto che non c'è con Windows 10, quindi se installate Windows 10 probabilmente fate meglio, ma io aspetto un altro driver. Il Bluetooth funziona, Wi-Fi funziona, dopo mi collegherò. Ecco qua, il driver AMD è installato, AMD Custom GPU 0405. Beh, per l'installazione di Windows abbiamo finito. Ok, purtroppo ancora non ho il driver audio, spero che a breve sistemeranno. È un errore che ha dato da quando hanno tirato fuori la 22H2, da quanto ho capito. Spero si sistemi. Manca, se non lo sistemeranno loro, comunque qualche audace farà un driver homemade per farlo funzionare l'audio. Perché ho installato Windows? Perché voglio usare il Game Pass PC e non Ultimate, che già possiedo su questo PC, usarlo anche sulla Steam Deck, in modo da poterne usufruire al massimo. Spolliciate in modo che arrivi a più gente possibile, iscrivetevi al canale e per questo video è tutto. Enjoy!